Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Dopo la recensione del Rugged Phone di ieri, oggi torniamo ai cellulari classici. Per la precisione andremo a fare il test e la recensione dell'ultimo device uscito in casa Hotwire, il nuovissimo Note 13 Pro. Mi piace molto il layout posteriore, ricorda un pochino il nuovissimo iPhone 15 Pro. Per quanto riguarda il video di oggi, l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing e andremo a analizzare tutta la sua scheda tecnica, e nella seconda parte andremo a fare tutti i test sia dell'audio che del display, ma soprattutto della fotocamera. Sigla e partiamo con l'unboxing. Apriamo subito la scatola, troviamo un vano, vediamo cosa ha messo qui dentro Hotwire. Oh, addirittura ha inserito, compresa nella dotazione, la cover, ma non solo, perché guardate, all'interno è presente anche lo screen protector. Adesso lo vado ad estrarre, eccolo qua. Dentro sta busta ovviamente il pezzo forte. Olè! Guardate che bel colore, non so se si vede bene dalla telecamera, sembra avere due colorazioni in uno. Provo un po' a inclinarlo dalla telecamera, vedete anche i riflessi come variano in base all'inclinazione, e anche a contatto è veramente un tessuto molto piacevole. Comunque dopo lo andiamo a approfondire. Finiamo l'unboxing perché all'interno della confezione troveremo anche l'alimentatore dotato di slot di tipo C e anche compatibile con la ricarica rapida, il manuale di installazione e infine non può mancare il cavo di ricarica sempre di tipo C. Ricapitolando, questo è quello che troverete all'interno della dotazione base. Andiamo a installare la cover ergonomica, vediamo se si incastra perfettamente. Direi di sì, è precisa in tutti gli angoli con ovviamente il sensore e le telecamere scoperte. Una caratteristica che mi ha colpito di questa cover è che la parte posteriore nella zona delle telecamere, come vedete, è completamente in rilievo, per cui se vi dovesse anche cascare nella parte posteriore, lo spessore proteggerà interamente i tre obiettivi di questo smartphone. E ora andiamo a analizzare il telaio. Partiamo dal lato sinistro, in cui troviamo lo slot per le nano SIM. E doppio slot, potete inserire la prima nano SIM e la seconda nano SIM, oppure al posto della seconda inserire una micro SD per espandere la memoria fino a 2 TB. Proseguendo con l'analisi, nella parte inferiore troviamo il doppio speaker 1 e 2 e lo slot tipo C di ricarica. Nel lato di destra invece troviamo il regolatore del volume più e meno, il tasto d'accensione che è anche il sensore di impronte digitali. Nella parte frontale abbiamo la selfie camera da 16 megapixel e infine nel lato posteriore troviamo la fotocamera principale da 50 megapixel, la macrocamera da 8 megapixel e ovviamente non può mancare anche il flash con la luce LED, eccolo qui. Per chi è abituato ai pagamenti elettronici vi informo che questo modello è anche dotato di NFC. Per quanto riguarda lo schermo abbiamo un display da 6,6 pollici con refresh rate regolabile fino a 90 Hz, e per quanto riguarda la risoluzione abbiamo un HD Plus 900x1600 pixel a 273 ppi. E concludendo col display vi informo che in questo cellulare è presente la funzione luce adattiva che regola in maniera automatica la luminosità dello schermo. Ora vado a fare un tour delle impostazioni e dopo passiamo ai test. Come vedete ci sono tutte le principali funzioni di Android 13, Wi-Fi, Bluetooth, rete mobile, hotspot, eccetera eccetera. Per quanto riguarda il display, oltre alla luminosità adattiva che vi dicevo prima, potete anche cambiare il tema da chiaro a scuro con un semplice flag. Avete visto? Adesso è diventato nella versione dark. È bella anche questa, ma onestamente io preferisco la versione classica. Non solo il display, ma anche la barra di navigazione la potete completamente personalizzare. Attualmente sto usando le gesture, come vedete facendo swipe si torna indietro, ma se siete nostalgici potete anche scegliere la vecchia modalità con i 3 tastini. E guardate, come si vede, potete addirittura scegliere tra 4 versioni. E adesso vi basterà schiacciare i tastini per navigare in maniera tradizionale. È dotato di una batteria a litio non rimovibile da 5160 mAh che ne consente di arrivare sempre a fine giornata anche con un utilizzo medio intensivo. Per quanto riguarda le dimensioni, ha un'altezza di 166 mm, una larghezza di 76, uno spessore di 8,9 per un peso totale di 235 grammi. Tornando nelle impostazioni, per quanto riguarda lo spazio di archiviazione di questo Hotwire, vi informo che è dotato di 8 GB di RAM e di ben 256 GB di ROM. Ma le sorprese non sono finite, perché in questo smartphone potete anche attivare la funzione della Virtual RAM che vi permette di espandere la memoria di 3 GB, 5 GB, 8 GB o addirittura 12 GB, raggiungendo una RAM totale di ben 20 GB di RAM. Veramente impressionante. Per quanto riguarda il processore, questo Note 13 Pro è dotato di un octa-core Unisoc T606 con 2 Cortex A76 da 2,2 GHz e 6 Cortex A55 da 2 GHz. Per quanto riguarda invece la GPU, abbiamo una GPU Armali G57 a 650 MHz. Altra chicca di questo cellulare è la presenza del menu semplificato
molto utile per gli anziani o per chi ci vede poco da vicino, che consiste nel modificare l'home page di Android 13 inserendo solo le funzioni principali e ingrandendo tutte le icone. Guardate, impostazioni, foto, contatti, orologio, Play Store e calendario. E per chiamare, guardate anche qui come sono grandi le icone, chiamata, messaggio e fotocamera. Per uscire da questa modalità vi basta schiacciare impostazioni e fare uscita dal desktop e tornerete nella classica home page di Android. E adesso procediamo con tutti i test. Partiamo dal sensore di impronta digitale, mettiamolo in stand by, vediamo se lo sblocca subito. Sbloccato al primo tentativo, facciamo altre 2-3 prove, vediamo, e 2 su 2, facciamo anche l'ultima, come la faccio sempre al contrario, e direi 3 su 3. Andiamo anche a dare un'occhiata alla fotocamera a vedere tutte le funzioni. È presente la panoramica, il ritratto, la fotografia manuale, la 50 megapixel che è quella con la risoluzione maggiore, l'automatico per chi vuole lasciare tutti i settaggi completamente gestiti dal cellulare. Per quanto riguarda la risoluzione dei video potete registrare o in 4K a 30 fps oppure in Full HD a 60 fps. E ora vi mostro un video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente da questo Note 13 Pro. Come avete visto dalle immagini, la fotocamera è uno dei punti di forza di questo smartphone. Potete fare panoramiche, foto macro, foto in 4K con la 50 megapixel, tutte con buona qualità. Devo dire che ho potuto riscontrare che questo Note 13 Pro rispetto agli altri cellulari della stessa fascia di prezzo ha una qualità delle foto leggermente superiore. Continuiamo con i test andando a fare il test dell'audio su YouTube. Cerchiamo una musica senza copyright, riproduci, mettiamo in 16 noni e aumentiamo il volume. Vi faccio ascoltare. Direi che come qualità non è affatto male. Per quanto mi riguarda, dopo la fotocamera, l'audio è il secondo punto di forza di questo smartphone. Dato che sono già su YouTube, andiamo a fare anche un utilissimo test del display. Prendiamo un video, adesso lo vado a mettere in 16 noni. Questo video ovviamente è fatto apposta per testare sia i neri che la vivacità dei colori e devo dire che essendo un HD+ se la cava sufficientemente. Lo schermo, come vi dicevo, non è il suo punto di forza, però per quanto riguarda un normale video di YouTube anche in alta definizione non ci sono particolari difetti se dovete utilizzarlo per guardare Netflix, Prime Video o qualsiasi serie TV. E per finire ho svolto anche un test gaming su svariati giochi 3D come Shadowhunter, Asphalt Nitro e Mario Kart e devo dire che tutto sommato si è comportato abbastanza bene. Ovviamente questo Note 13 Pro non è stato progettato principalmente per videogiocare e si vede se lo paragoniamo con gli altri smartphone top di gamma, tuttavia se lo paragoniamo con gli altri device della sua stessa fascia di prezzo non sfigura assolutamente, anzi per certi versi questo Unisoc T606 mi ha parecchio stupito soprattutto sui caricamenti. Un leggero piccolo difetto che ho riscontrato è che alla lunga, dopo parecchio tempo di gioco, tende leggermente a surriscaldare, ma questo è anche abbastanza normale viste le dimensioni così compatte. E infine, per quanto riguarda il prezzo, questo device verrà lanciato sia su Amazon che su AliExpress in una fascia di prezzo tra i 150 e i 170 euro e devo dire che per le sue caratteristiche è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Riassumendo i pro e i contro, tra i pro metto la fotocamera, l'impianto audio e il prezzo. Tra i contro ho inserito il display, sarebbe stato perfetto un Full HD+, anche se il refresh rate da 90 Hz non è affatto male. Se avete apprezzato questa recensione e volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia, lasciate un like e iscrivetevi al canale, è gratis e così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!